Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per affrontare un argomento, diciamo, un po' delicato, un po' personale, ma che so che tocca la vita di moltissime persone. È una cosa che mi avete chiesto in tantissimi nei commenti, nelle email, sui social, quindi mi sono detta, ok, Neslihan, è arrivato il momento di parlarne apertamente. Oggi voglio affrontare quel sentimento bruttissimo. Quella morsa allo stomaco che si prova quando vediamo la persona che ci piace, il nostro crush, il nostro partner, flirtare, uscire o semplicemente interagire con qualcun altro. Quel nodo alla gola, quella gelosia che può trasformarsi in ossessione e farci sentire completamente a pezzi. Parleremo quindi di Neslihan Svela Burak. Vederlo con altre mi distrugge, analizzando le radici di questo dolore, le strategie per gestirlo e, soprattutto, come ritrovare la nostra serenità. Prima di iniziare, però, un piccolo favore: se questo tipo di argomenti vi interessano, se volete supportare il mio lavoro e ricevere sempre contenuti di valore, vi invito a iscrivervi al canale cliccando sul pulsante rosso qui sotto e attivando la campanella. Così sarete sempre aggiornati sui miei nuovi video e non vi perderete nemmeno un consiglio. Ok, bando alle ciance, entriamo nel vivo dell'argomento. Ammettiamolo, a chi non è mai capitato vedere Burak, in questo caso, interagire con un'altra persona e sentirsi come se il mondo stesse per crollare addosso? La prima cosa da capire è che la gelosia, in una certa misura, è un'emozione umana e naturale. Significa che teniamo a qualcosa, che abbiamo paura di perderla. Il problema sorge quando questa gelosia diventa eccessiva, irrazionale e ci impedisce di vivere serenamente la nostra relazione o la nostra potenziale relazione. Perché Neslihan si sente distrutta quando vede Burak con altre? Beh, ci sono diverse ragioni possibili. Innanzitutto, potrebbe esserci una forte insicurezza personale. Magari Neslihan non si sente abbastanza, non si sente all'altezza, e quindi teme costantemente di essere rimpiazzata. Forse ha avuto esperienze negative in passato, tradimenti o delusioni amorose che hanno minato la sua fiducia in se stessa e negli altri. In questo caso, la gelosia diventa una sorta di profezia che si autoavvera. La paura di essere lasciata porta Neslihan a comportarsi in modo possessivo e soffocante, finendo per allontanare Burak. Un'altra ragione potrebbe essere una bassa autostima. Se Neslihan non si ama abbastanza, non si valorizza, tenderà a dipendere dall'approvazione e dall'amore di Burak per sentirsi completa. Di conseguenza, la sua felicità dipenderà interamente da Burak, e la semplice idea di perderlo la getterà nello sconforto più totale. Questa dipendenza emotiva crea un terreno fertile per la gelosia, amplificando ogni piccolo segnale che Neslihan interpreta come una minaccia al suo vincolo con Burak. Immaginate, per esempio, che Burak riceva un messaggio da una collega di lavoro. Una persona con alta autostima probabilmente non le daría mayor importanza, confiando en la fortaleza de su relación. Sin embargo, Neslihan, presa de la baja autoestima, podría imaginar escenarios catastróficos, convenciéndose de que Burak está interesado en esa collega Y che su relazione está in peligro. Poi c'è la questione delle aspettative. Forse Neslihan si è creata un'immagine idealizzata di Burak e della loro relazione, un'immagine che non corrisponde alla realtà. Magari pensa che Burak debba dedicarle tutte le sue attenzioni, che non debba guardare nessun'altra, che debba pensarla 24 ore su 24. Ovviamente, queste sono aspettative irrealistiche e destinate a deludere. Nessuno può soddisfare completamente i nostri bisogni e desideri, e pretendere che lo faccia è un errore che porta solo sofferenza. Esta idealización, a menudo alimentada por las películas románticas y las redes sociales, establece estándares imposibles de alcanzar. Neslihan podría estar comparando su relación con la de parejas aparentemente perfectas en Instagram, sin darse cuenta de que detrás de esas fotos cuidadosamente editadas se esconden las mismas inseguridades y desafíos que enfrenta cualquier pareja real. La discrepancia entre la realidad y la fantasia genera frustración y ansiedad, intensificando la gelosia. Ma cosa fare, quindi, quando ci troviamo in questa situazione? Come gestire la gelosia e ritrovare la serenità? La prima cosa da fare è prendere consapevolezza del problema. Riconoscere che la gelosia sta influenzando negativamente la nostra vita e la nostra relazione. Ammettere a noi stessi: sì, sono gelosa, e questa gelosia mi sta facendo soffrire. Este reconocimiento es el primer paso crucial para el cambio.
Implica una honestidad brutal con uno mismo y, la valentía de admitir una vulnerabilidad. Muchas personas intentan negar o minimizar su gelosía, lo que solo sirve para exacerbar el problema. Aceptar la realidad de la gelosía permite empezar a trabajar en la búsqueda de esse. Oluciones. Una volta presa coscienza del problema, è fondamentale analizzarne le cause. Chiediamoci, perché mi sento così? Cosa mi spaventa realmente? Quali sono le mie insicurezze? Quali sono le mie aspettative? Scrivere un diario può essere molto utile per esplorare le nostre emozioni e identificare i pensieri negativi che alimentano la gelosia. Levando un diario, Neslian puede rastrear los momentos en los que la gelosía se manifiesta, identificar los desencadenantes y analizar los pensamientos que la acompañan. Por ejemplo, podría descubrir que se siente particularmente celosa cuando Burak habla con una persona que la percibe como más atractiva o más exitosa que ella. Al escribir sobre estas experiencias, puede empezar a desentrañar las raíces de su inseguridad y a cuestionar la validez de sus pensamientos negativos. El diario se convierte en una herramienta poderosa para la autoexplorazione y la comprensione emozionale. Il passo successivo è lavorare sulla nostra autostima. Amare noi stessi, valorizzarci, riconoscere i nostri punti di forza e accettare i nostri limiti. Concentrarci su ciò che ci rende uniche e speciali. Prenderci cura di noi stessi, sia fisicamente che mentalmente. Fare attività che ci appassionano, che ci fanno sentire bene, che ci rendono felici. Uscire con gli amici, praticare sport, leggere un libro, guardare un film, imparare qualcosa di nuovo. Insomma, riempire la nostra vita di cose che ci danno gioia e significato, indipendentemente da Burak. Construire una base solida di autoconfianza e un'autoestima es esencial para superar la gelosia. Neslian necesita reconocer su proprio valore y aprender a amarse incondicionalmente. Esto implica identificar sus fortalezas y talentos, celebrar sus logros y tratarse con amabilidad y compasión. Dedicar tiempo a actividades que la hagan sentir bien consigo misma, como practicar un hobby, aprender una nueva habilidad o pasar tiempo con personas que la apoyen, puede ayudar a fortalecer su autoestima y a reducir su dependencia emocional de Burak. Un altro aspetto importante è imparare a comunicare in modo efficace con Burak. Esprimere i nostri sentimenti in modo assertivo, senza accusare o aggredire. Dire: mi sento insicura quando ti vedo parlare con altre ragazze invece di sei sempre lì a flirtare con tutte, non mi ami per niente. Ascoltare attivamente quello che Burak ha da dire, cercando di capire il suo punto di vista. Evitare di fare supposizioni o di saltare a conclusioni affrettate. Fidarsi di lui, a meno che non ci dia validi motivi per non farlo. La comunicazione onesta y abierta es fundamental en cualquier relación, pero es especialmente importante cuando se lucha contra la gelosia. Neslian necesita aprender a expresar sus sentimientos de una manera constructiva, evitando la crítica y el resentimiento. En lugar de acusar a Burak de flirtare con otras mujeres, puede expresar su inseguridad y pedirle que la tranquilice. La escucha activa también es esencial. Neslian necesita escuchar atentamente lo que Burak tiene que decir, sin interrumpirlo ni juzgarlo. Es importante recordar que la gelosía a menudo se basa en suposiciones e interpretaciones erróneas, por lo que es crucial aclarar cualquier duda y evitar sacar conclusiones precipitadas. E poi, ragazze, smettiamola di confrontarci con le altre. Ogni persona è unica e speciale, e non c'è motivo di sentirsi inferiori a qualcun altro. Concentriamoci sui nostri punti di forza e sulle nostre qualità, e smettiamola di invidiare quello che hanno gli altri. Ricordiamoci che spesso quello che vediamo sui social media è solo una versione idealizzata della realtà, e che dietro una facciata perfetta si possono nascondere insicurezze e problemi simili ai nostri. La comparación constante con otras personas es una trampa peligrosa que puede alimentar la inseguridad y la gelosia. Neslian debe recordar que cada persona es única y que tiene sus propias fortalezas y debilidades. En lugar de envidiar lo que tienen los demás, debe concentrarse en sus propios logros y en cualidades. Es importante recordar que las redes sociales a menudo presentan una versión irreal de la vida de las personas, que es fácil caer en la trampa de compararse con estándares imposibles de alcanzar.
Se la gelosia è particolarmente intensa e difficile da gestire da soli, non esitate a chiedere aiuto a un professionista. Un terapeuta può aiutarvi a esplorare le radici del vostro problema, a sviluppare strategie di coping efficaci e a ritrovare la fiducia in voi stesse e negli altri. Non c'è niente di male nel chiedere aiuto, anzi, è un segno di forza e di maturità. La terapia puede proporcionar un espacio seguro y confidencial para explorar las emociones y los pensamientos que alimentan la gelosia. Un terapeuta puede ayudar a Neslian a identificar las causas subyacentes de su inseguridad, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a mejorar su autoestima y su confianza en sí misma. También puede ayudarla a orar la comunicación con Burak Y a establecer límites saludables en su relación. Infine, ricordiamoci che la gelosia non è amore. L'amore è fiducia, rispetto, libertà. Non è possesso, controllo, paura. Se amiamo veramente qualcuno, dobbiamo lasciarlo libero di essere se stesso, di frequentare chi vuole, di fare quello che gli piace. Dobbiamo fidarci di lui e dargli spazio. Solo così la nostra relazione potrà crescere e prosperare. El amor verdadero se basa en la confianza y en el respeto mutuo. No se trata de poseer o controlar a la otra persona, sino de apoyarla y permitirle crecer como individuo. Neslian necesita aprender a confiar en Burak Y a darle el espacio que necesita para ser el mismo. Debe recordar que el amor no es una jaula, sino un jardín donde ambos pueden florecer libremente. E se, nonostante tutti i nostri sforzi, la gelosia continua a rovinare la nostra vita e la nostra relazione, forse è il caso di fare un passo indietro e di valutare se questa relazione è davvero quella giusta per noi. A volte, la cosa migliore da fare è lasciare andare, per poter ritrovare la serenità e la felicità che meritiamo. A veces, la gelosia es una señal de que la relación no es saludable o que no satisface las necesidades de ambas partes. En estos casos, puede ser necesario tomar una decisión difícil y terminar la relación. Aunque pueda ser doloroso al principio, a largo plazo puede ser la mejor opción para ambos. Neslian debe recordar que merece ser feliz y que no debe conformarse con una relación que la haga sentir insegura y miserable. Insomma, ragazze, la gelosia è un'emozione complessa e dolorosa, ma non è una condanna. Possiamo imparare a gestirla, a superarla e a vivere relazioni sane e felici. Basta un po' di consapevolezza, un po' di impegno e un po' di amore per noi stesse. Ok, ricapitoliamo brevemente i punti principali che abbiamo trattato oggi. Abbiamo parlato di come la gelosia può distruggerci quando vediamo la persona che ci piace con altre, delle possibili cause di questa gelosia, come l'insicurezza, la bassa autostima e le aspettative irrealistiche. Abbiamo visto come affrontare la gelosia lavorando sulla nostra autostima, comunicando in modo efficace, smettendo di confrontarci con gli altri e, se necessario, chiedendo aiuto a un professionista. E infine, abbiamo ricordato che la gelosia non è amore e che a volte la cosa migliore da fare è lasciare andare. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un commento qui sotto, raccontandomi le vostre esperienze con la gelosia e i vostri consigli per gestirla. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E ora, la parte più importante. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace qui sotto, condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Prometto di continuare a creare contenuti di valore per voi, su argomenti che vi interessano e che vi aiutano a vivere una vita più felice e serena. Grazie ancora per aver guardato il video, vi mando un abbraccio enorme e ci vediamo al prossimo. Ciao!